Ciao, sono Ezio Rocchi e oggi nella cucina di Giallo Zafferano faremo una focaccia veramente speciale. Formaggio fuso tra due strati sottilissimi di pasta e il gusto inconfondibile della Liguria. È la focaccia al formaggio. Cominciamo! Mettiamo la farina nell'impastatrice. In questo caso mettiamo tutti gli ingredienti insieme: sale, acqua, olio, servirà il gancio e iniziamo il nostro impasto in prima velocità. Occorrono 4-5 minuti in prima velocità. Qualora ce ne fosse bisogno ci aiuteremo con la Marisa fermando la macchina e mettendoci in sicurezza. Se è il caso aprite anche la macchina. Questo riduce i tempi e fa sì che l'impasto risulti più liscio. Ritorniamo in prima. Centrata la consistenza, aumentiamo la velocità per 4-5 minuti in modo tale da raffinare bene l'impasto. Bene, ottenuto la consistenza dell'impasto che desideriamo, quindi liscio e omogeneo, non facciamo altro che staccare il gancio, la ciotola, così lavorate meglio, vi pulite bene il gancio. Occorre una spatola, un tarocco e voilà. Aiutatevi con un po' di farina, un leggero spolvero, in modo tale da lavorarlo ancora un pochettino con le mani. Fate delle piccole pieghe in modo tale che la pasta prende forza. E voilà, lo copriamo e lo lasciamo riposare per una ventina di minuti. Dopo circa 20 minuti di riposo scopriamo il nostro impasto, lo dividiamo in 4, cerchiamo di farne 2 più piccoli per la parte superiore e 2 leggermente più grandi per la parte inferiore. Li pesiamo così saranno uguali, perché questo impasto è sufficiente per fare 2 focacce al formaggio. Adesso mettiamo bene in forza, pirlando la pasta, in modo da dargli forza e farla diventare liscia. Se non riuscite a fare questo movimento, girate la pallina e la saldate con le dita. Ripetete l'operazione per le altre palline. E voilà, le adagiamo su un vassoio con la parte pirlata verso il basso. Copriamo con la pellicola e le facciamo riposare in frigo per circa un'ora. Tolti i pannetti dal frigo, abbiamo aspettato circa 10 minuti, adesso la pasta si è stemperata, sta prendendo la temperatura ambiente, non faccio altro che spolverarli, prendere la parte più spessa, che è questa, e iniziare a schiacciarla per poi andare a schiacciarla bene con il mattarello e lisciarla. Cerchiamo già di iniziare a creare un rettangolo. Cerco di essere il più preciso possibile per non stressare la pasta e indebolirla. Ci aiutiamo anche mettendo la pasta in controluce per vedere le parti dove c'è più pasta. Ecco qua. Essendo una pasta che ha riposato in frigo, troverete un po' di resistenza, ma se continua a tornare indietro ci prendiamo il tempo per ungere la teglia, così la pasta si rilasserà ancora qualche minuto e faremo meno fatica.
Adagiamo la pasta sulla teglia cercando di far emergere la pasta sopra il bordo. Non vi preoccupate se proprio non viene subito, piano pianello dovrebbe cedere. Iniziamo a posizionare la crescenza in modo tale che allargandosi in cottura diventi uniforme. Alterniamo 3 mucchietti e 2. Voilà, si può aggiungere un goccio d'olio all'interno, una spennellata. Terminato il posizionamento della crescenza, passiamo a stirare l'altro panetto. Stesso procedimento, per i più precisi quello sotto era di circa 1 millimetro e questo è leggermente più sottile, in modo tale da cuocere meglio. Fate sempre attenzione a non strappare la pasta. Fate passare bene le mani sotto, poi l'alzate in modo tale che la governate. Fatela ruotare leggermente in modo da allargarla e voilà. Una volta coperta cerchiamo di fissarla sul bordo leggermente senza tagliare la pasta. È arrivato il momento di strappare la pasta. Facciamo 3 buchi in fila in modo tale che la pasta si rilassi ulteriormente e in fase di cottura non ci faccia le bolle. E voilà. Siamo quasi arrivati alla fine, adesso manca ancora un tocco per finire la nostra focaccia e abbiamo 2 scuole di pensiero. O la battezziamo con un pennello, facciamo cadere delle piccole gocce che in cottura avranno un effetto cromatico tipico della focaccia in modo da esaltarne anche l'aspetto estetico. L'altra, il suggerimento che invece vi do, se la cuocete a casa in un forno non performante, è quello di creare una piccola salamoia con un pizzico di sale, un po' d'acqua e un po' d'olio e di andare a spennellare l'intera superficie. Questo per far sì che non secchi troppo in cottura. Quindi tolgo la pasta in eccesso, fate una leggera pressione sul bordo con il mattarello e voilà. Siamo pronti per infornare la nostra focaccia al formaggio a 250 gradi per circa 7-8 minuti, ma mi raccomando seguite la vista perché ogni forno è diverso. Ed eccola qui la nostra focaccia al formaggio dal cuore fondente. Spettacolo, buona focaccia a tutti.